Benvenuti, cari amici di Stelle Turche Rivelate, nello spazio in cui scaviamo nelle storie più potenti, nelle emozioni dimenticate e nelle verità che affiorano quando meno ce lo si aspetta. Prima di addentrarci in un racconto che ha scosso l'intero panorama dello spettacolo, vi invitiamo a iscrivervi al canale, a lasciare un commento, a sostenere il nostro lavoro con un like e, se volete entrare ancora di più nella nostra famiglia, a cliccare su iscriviti per aiutarci a crescere e continuare a portarvi contenuti esclusivi. Quello che stiamo per condividere non è nato da un'intervista programmata, né da un'apparizione televisiva. È nato da un gesto piccolo e silenzioso, quasi clandestino. Una poesia. Una pagina bianca riempita da parole di Cemre Arda, capace non solo di far vibrare i social come un tamburo lontano, ma di riaprire fenditure emotive che molti credevano ormai sigillate. In un'epoca in cui tutto appare calcolato, filtrato e confezionato per ottenere approvazione, il fatto che un'attrice così amata abbia scelto di esprimere il proprio tumulto in versi intrisi di malinconia quasi viscerale ha colpito il mondo dello spettacolo con una forza che pochi avrebbero immaginato. La poesia, accompagnata da un'immagine in bianco e nero e da una musica appena sussurrata, è comparsa nelle sue storie di Instagram senza nessun preavviso, come se fosse scivolata da un cassetto segreto dell'anima. I fan più attenti hanno subito riconosciuto quel tono sospeso, la mancanza di nomi, eppure la presenza evidente di una figura evocata tra le righe, Gökberk Ilöneli DRM. L'uomo con cui Cemre aveva condiviso una storia intensa, non sempre semplice, ma indiscutibilmente autentica. Le parole scelte da Cemre non erano accuse, né grida e nemmeno promesse. Erano confessioni a bassa voce, un filo di luce tra tende serrate. Una delle frasi, tradotta liberamente, recitava qualcosa di molto simile a «Ti sei infilato nel mio petto come un filo d'acciaio sottile, e da lì non hai trovato la via d'uscita». In pochi minuti quello è diventato il verso simbolo, l'etichetta di una verità poetica che ha corso veloce. Migliaia di utenti hanno condiviso lo screenshot, aggiungendo interpretazioni personali, ricordi, perfino le proprie ferite. Un momento intimo si è trasformato, nel giro di poche ore, in un fenomeno collettivo. Fonti vicine all'attrice hanno raccontato alla stampa che la poesia sarebbe nata dopo che Cemre aveva visto fotografie recenti di Gökberk in compagnia di un'altra donna. Non si tratterebbe di gelosia, insistono, ma di una nostalgia affilata, di quelle che ti attraversano quando ti rendi conto di non aver davvero chiuso una porta che credevi murata. Una confidente ha perfino riferito una frase sussurrata tra le lacrime: non è rabbia, è memoria. È il dolore che resta quando il cuore continua a trattenere ciò che la mente vorrebbe archiviare. Nel frattempo, la reazione del pubblico è stata quasi esplosiva. Hashtag dedicati si sono moltiplicati, generando un'onda di empatia globale. Alcuni versi sono stati tradotti in italiano, spagnolo, portoghese e perfino in giapponese da fan che hanno sentito il bisogno di condividere quel dolore elegante e profondamente umano. Una delle frasi più commentate: «Hai lasciato la porta a metà, e la tua sagoma ha continuato a scaldare il mio cuscino», è diventata il simbolo di quell'amore che sopravvive anche quando tutto suggerisce che sia finita da tempo. La stampa non ha perso tempo. I principali talk show hanno aperto le loro trasmissioni citando passaggi della poesia, mentre editorialisti di rilievo nazionale commentavano la scelta artistica di Cemre. C'è chi l'ha vista come un atto di coraggio, chi come un tentativo disperato di attirare l'attenzione di Gökberk senza pronunciarne il nome. Qualcuno si è spinto oltre, ipotizzando che non fosse solo un'espressione di lutto, ma anche un promemoria velato, una mano tesa verso un passato che non ha smesso di pulsare. Gökberk Ilöneli DRM, inevitabilmente raggiunto dai giornalisti, non ha negato né confermato apertamente di essere il destinatario di quei versi. Ma il volto teso e le parole misurate hanno detto più di quanto abbia lasciato trapelare. Cemre è sempre stata una donna molto sensibile. Se quelle parole sono sue, meritano rispetto. Una risposta breve, certo, ma carica di sottotesto, abbastanza da aprire un ventaglio infinito di interpretazioni. Una fonte a lui vicina ha rivelato che Gökberk avrebbe letto la poesia più volte e, dopo un lungo silenzio, si sarebbe chiuso in camera senza voler parlare con nessuno. Nessuna scenata, nessuna dichiarazione infuocata, solo un silenzio pesante, inatteso persino per i membri più stretti del suo team. Qualcuno ha aggiunto che sembrava scosso, come se quelle frasi avessero colpito un nervo che pensava assopito.
E a questo punto, cari amici di Stelle Turche Rivelate, dobbiamo fermarci e chiedervelo. Le parole di Cemre suonano come un addio o come un promemoria? C'è ancora qualcosa di irrisolto tra loro? Diteci che cosa pensate nei commenti. La vostra voce è il cuore del nostro dialogo. Nei giorni successivi sono cresciute anche le voci su un presunto incontro segreto tra i due, avvenuto, stando ad alcune fonti, durante un gala privato a cui erano presenti entrambi. Niente foto, nessuna prova schiacciante, eppure testimoni parlano di sguardi intensi e di un saluto breve, quasi sospeso, come se qualcosa non fosse mai stato davvero concluso. La stampa ha colto la palla al balzo, alimentando il dibattito. Semplice coincidenza o momento carico di ciò che non si dice? Nel frattempo, i commenti sotto i profili social dell'attrice sono diventati una sorta di terapia collettiva. Centinaia di persone hanno iniziato a condividere storie di amori perduti, di porte lasciate socchiuse, di ricordi che non smettono di bussare. Grazie per aver scritto ciò che molti di noi non riescono nemmeno ad ammettere a se stessi, ha scritto una fan dall'Argentina. La narrazione ha preso una piega ancora più intensa quando, durante una diretta da casa sua, Cemre ha parlato con voce tremante e gli occhi lucidi. Non volevo creare clamore. Avevo solo bisogno di liberare quello che trattenevo da troppo tempo. Non è una provocazione, non è un messaggio per qualcuno. È il mio modo di curarmi. Eppure, nonostante la spiegazione, molti hanno percepito in quelle parole una conferma indiretta che la poesia non fosse affatto casuale. A chi le ha chiesto cosa provasse ancora per Gökberk, Cemre si è fermata qualche secondo, come se cercasse di decifrare un sentimento troppo complesso per una sola frase. Poi ha risposto con disarmante sincerità. I sentimenti non si spengono come un interruttore. Scrivere mi aiuta a capire cosa c'è ancora dentro. Una dichiarazione che ha lasciato il pubblico senza fiato e ha innescato nuove speculazioni. È un ultimo saluto o il preludio a una possibile riconciliazione? Nel frattempo, Cemre ha annunciato che presto pubblicherà una piccola raccolta di testi personali dal titolo provvisorio Le parole che non ho osato dire, un progetto che raccoglie pensieri, poesie e canzoni scritte negli anni ma mai condivise. Secondo l'attrice, questa raccolta è un modo per trasformare la ferita in qualcosa che possa accompagnare chi sta vivendo emozioni simili. E adesso la domanda che tutti si fanno è solo una: Gökberk risponderà? Con un testo? Una lettera? Un messaggio privato? O resterà in quel silenzio che, a volte, è più eloquente di qualsiasi discorso? Le prossime settimane saranno decisive. Nel frattempo, qui a Stelle Turche Rivelate continueremo a seguire ogni sviluppo, pronti ad analizzare ogni dettaglio con la profondità e il rispetto che una storia così intensa merita. Prima di salutarci, vi ricordiamo ancora una volta di lasciare un commento, mettere un like e iscrivervi al canale. Non perdete gli aggiornamenti sulle storie più avvincenti della scena turca. Quali altri attori o coppie vorreste che approfondissimo? Ditecelo, la vostra voce guida i nostri contenuti. Grazie per essere stati con noi. Alla prossima storia appassionante, sempre su Stelle Turche Rivelate, dove i sentimenti diventano racconto. E mentre chiudiamo questa puntata, c'è un ultimo tassello da aggiungere, un dettaglio sottile che molti hanno notato e che merita di essere raccontato. Nella foto in bianco e nero che accompagnava la poesia, sul bordo destro dell'inquadratura, si intravedeva una tazza sbeccata. La stessa che in passato era apparsa in un vecchio blog in cui Cemre parlava del suo bisogno di rituali mattutini per sentirsi al sicuro. È bastato quel dettaglio domestico per trasformare i versi in qualcosa di più intimo, quasi tattile. Non c'era glamour, non c'era scenografia, solo il presagio di una cucina all'alba, di un silenzio pieno. E forse è proprio quello che ha stregato il pubblico, abituato agli eccessi, alle pose, alle luci studiate. Qui, invece, c'era la semplicità di un dolore che non chiede palcoscenici. Qualcuno ha ipotizzato che la canzone scelta da sottofondo non fosse casuale, ma un riferimento nascosto a un ricordo condiviso. Altri hanno notato che l'ora del post coincide con l'orario in cui tempo fa Gökberk era solito inviarle messaggi prima delle riprese. Congetture? Forse. Ma in una storia così sottile anche i centimetri contano. E contano gli sguardi catturati dai testimoni al gala, la fitta improvvisa che attraversa un volto quando un nome non viene detto ma risuona ugualmente. Il modo in cui una mano stringe il telefono come a trattenerlo da una chiamata che non si farà. C'è chi ha scritto che la verità, alla fine, è semplice.
Due persone che si sono amate davvero cercano ancora un modo per parlarsi quando parlare fa male. Forse è questo che stiamo osservando, un dialogo in versi, in silenzi, in orari e in piccoli oggetti lasciati sul tavolo. E se è vero che i finali non si possono forzare, è altrettanto vero che certe storie non si lasciano mettere a tacere facilmente, perché ogni parola di Cemre sembra un passo avanti e un passo indietro allo stesso tempo, e ogni non risposta di Gökberk è una sala d'attesa dove tutti noi, da spettatori, tratteniamo il fiato. Restate connessi, perché quando una poesia comincia a camminare nel mondo, non sai mai quale porta busserà domani. Noi saremo qui, su Stelle Turche Rivelate, ad ascoltare il rumore leggero di quei passi.